Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andiamo a vedere il rudimento dimenticato, chiamato anche il rudimenticato, finito nel rudimenticatoio. Questa parte forse la taglio. Comunque, oggi andiamo a vedere un rudimento che si scopre solamente quando si vanno a vedere i famosi 40 rudimenti fondamentali e allora ci si accorge in mezzo a paradiddle, doppio paradiddle, inverted paradiddle, flam, altri rudimenti che c'è anche questo rudimento chiamato rullo di tamburi. Chiamato pataflafla. Lo so, è un nome buffo. Come moltissimi altri rudimenti, quasi tutti i rudimenti, il nome è onomatopeico, chiamiamolo così, nel senso che va a imitare quello che succede nella realtà, ovvero paradiddle, paradiddle, doppio paradiddle, paradiddle. E anche nel pataflafla è la stessa cosa. Ta stanno per i colpi singoli, fla si riferiscono ai due flam, ma andiamo a vedere meglio come è fatto. Anche se viene chiamato pataflafla, non inizia con i due colpi singoli, quindi il nome è un po' fuorviante, perché il rudimento inizia con un flam, quindi si può iniziare con il flam di sinistra o il flam di destra, in base a quello diciamo che la diteggiatura cambierà. Qui vi lascio il pataflafla e adesso vi faccio sentire come suona sul rullante. Dopo rimani qui perché ti faccio vedere cosa si può fare con questo rudimento. È molto semplice come rudimento. Adesso però cerchiamo di renderlo un po' più gustoso, un po' più utilizzabile in vari contesti. Il pataflafla è tanto semplice quanto interessante e figo da scoprire. Proviamo a isolare la mano destra. Quindi invece che suonare solo con la mano destra, sposto la mano sinistra sul cerchio del rullante, in modo che abbia un suono più piccolo e mi faccia concentrare sul suono della mano destra. Proviamo a sentire invece cosa fa la sinistra in questo caso. Fanno esattamente la stessa cosa, ma sono sfalsate, diciamo, passatemi il termine, sono intrecciate. Una volta capito questo legame tra la sinistra e la destra, allora possiamo iniziare a spostarci sul set. Una cosa che mi piace molto fare con il pataflafla è orchestrarlo tra un tom e un piatto, per esempio tra il charleston e il timpano o tra il charleston e qualche tom. Sentite che effetto che dà. Ok, quindi si può giocare su questo contrasto tan ta ta tan ta ta tan ta ta tan. Io in questo caso l'ho orchestrato charleston tom, lo puoi fare anche con il rullante, puoi spostare il pataflafla anche sui tom, si possono creare degli effetti molto interessanti. Un effetto interessante che vi volevo portare oggi, una cosa un po' nuova, è questa qua, vi faccio sentire. È molto divertente da fare questo cross sticking, nel senso che il pataflafla rimane sempre lo stesso, la diteggiatura è sempre quella. Semplicemente andremo a incrociare le mani mantenendo lo stesso pattern e proprio perché c'è questo rapporto tra la sinistra e la destra, l'effetto che si dà è tam ta 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 tam ta 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 tam ta 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 tam ta 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 ta. Sembra quasi un botta e risposta, a me piace veramente tanto. Vi faccio sentire come potrebbe suonare in un groove.
Bene ragazzi, la lezione di oggi finisce qui. Il Pataflafla spero vi piaccia, spero vi piacerà. Se non lo conoscevate, spero di avervelo fatto conoscere, di avervi portato un contenuto nuovo. Iscriviti al canale, attiva la campanella, lasciami un commento se ti è piaciuto questo video. Ci tengo davvero tanto alle vostre opinioni perché mi aiuteranno poi a creare i contenuti di domani. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!